questo punto ci rimane da chiarire un ulteriore concetto che è estremamente importante su questa tipologia di elemento e soprattutto sulla parte relativa alla foreign key, quindi al vincolo di integrità referenziale. Mi riporto un po' indietro, così abbiamo tutto quanto già a disposizione. Allora, guardate qual è la situazione paradossale che vogliamo cercare di sopperire. Allora, prendiamo queste due tabelle. Allora, immaginiamoci la situazione in cui vogliamo eliminare Pace e Giovanni. Allora, in questa situazione qui, ok, potrebbe succedere qualcosa di un pochettino particolare. Guardate, provo ad eliminare la persona che ha il codice fiscale PCA-GNN. Guardate, vado, quindi mi assicuro intanto che ci siano, ok? Effettuo queste due query e quindi Giovanni Pace, eccolo qui, scusatemi, apro anche il logger, lo pulisco. Pace Giovanni ci sta, benissimo. Allora cosa faccio? Una delete from, quale tabella? Persona, where code fis è uguale a PCA-GNN. Ops. Ok. Effettuo questa operazione, guardate che cosa mi dice. Ve lo leggo io perché è un po' piccolino. Cannot delete or update a parent row a foreign key constraint fails. Praticamente che cosa succede? C'è un problema, ok, relativo a che cosa? Ad una foreign key rispetto a lezione 04 negozio carta. Sapete per quale motivo? Perché? Perché per quello che vi ho detto prima, non può esserci di qua, ok, un valore, ok, il cui riferimento non sia presente all'interno di persona ID. Quindi se io elimino persona ID, ok, che cosa succede a questi due elementi? Ok? Bene, l'idea è che io non posso eliminare questi due elementi finché, guardate, c'è una connessione diretta tra le due tabelle. Ok? Quindi io non posso effettuare l'operazione. E come ovvio a questa problematica? Beh, la maniera più semplice per ovviare a questo problema è eliminare prima questa, poi questa, ok? Quindi non ci saranno più questi elementi qui, ok, di collegamento, e quindi potrò eliminare Pace e Giovanni in maniera diretta. Ok? Questo è abbastanza semplice. Lo verifichiamo in questo modo. Guardate, vado ad eliminare tramite carta ID, quindi faccio prima la delete from, scusatemi, separo un attimo, carta, vado a vedere un attimo prima le due, la tabella carta come è composta, non mi ricordo gli id, quindi where carta id è uguale a 1, perfetto, e poi il 2, effetto prima questa query è andata a buon fine, poi quest'altra query è andata a buon fine, guardate adesso la mia, scusatemi, la 2 non era, non c'aveva quel riferimento, era la 3, perdonatemi, eccolo qui, elimino prima questa. Adesso, guardate, PCA-GNN va a buon fine. Perché? Perché tecnicamente l'ho eliminato prima, quindi l'operazione che io ho fatto è prima questa, poi seconda cosa questa e poi terza cosa questa. Il problema è che è un po' macchinoso, tra virgolette, ci vorrebbe qualcosa che, tra virgolette, guardate, all'eliminazione di Giovanni Pace, ok, parte una sorta di discorso di Mission Impossible come la miccia che arriva di qua e mi fa esplodere questa riga. Accendo la miccia anche da quest'altra parte, ok? E mi fa esplodere quest'altro elemento. Questo è possibile tramite un evento, ok? Il monitoraggio di un evento sulla foreign key che viene definito solo in DDL, ok? In Data Definition Language. Guardate, l'idea è quella di, vedete qui sopra, il riferimento è quello che verrà coinvolto in questo discorso. Bene, che cosa dobbiamo dire? Che la foreign key persona ref ha come riferimento persona, quindi sulla tabella persona, sul campo persona id e on delete di key della tabella, quindi di un elemento di un record nella tabella persona, ok, cascade, ovvero effettua l'operazione anche su di me. Ribadisco, la foreign key persona ref ha come riferimento sulla tabella persona il campo persona id e on delete di key della persona id sulla tabella persona
cascade anche su di me, quindi elimina anche il mio riferimento. E infatti, guardate, l'idea è proprio che quando elimino Giovanni Pace, chi sono i miei riferimenti? Questi due? Perfetto, allora elimino anche questi due elementi, ok? Ed è esattamente lo stesso identico discorso che noi abbiamo fatto qui. Quindi io effettuo una sola operazione e queste sono automatiche, ok? Proviamo ad effettuare questa operazione. Allora, questa è una modifica sul DDL, quindi guardate, per comodità mi ricostruisco praticamente tutto, ok? Tanto ho tutto quanto inserito. Mi reinserisco tutto quanto il DML, tolgo queste informazioni perché non voglio che ci siano, non voglio che vadano ad inficiare le mie operazioni, e guardate, Pace Giovanni ce l'ho, ok? Vado a vedere le carte, ho la 1 e la 3. Adesso che cosa vado ad effettuare? Provo ad eliminare solo e soltanto direttamente Pace Giovanni. Eseguo la mia operazione. Lui che cosa ha fatto? Mi dice one row affected, quindi è andato a buon fine perché ha coinvolto una riga. Adesso, per sicurezza, vado a vedere prima quante persone ci stanno. Infatti ci manca Giovanni Pace, vedete no, ci manca il numero 1, ok? Allora a questo punto cosa succede? Vado sul select star from carta, se ci fate caso gli ID sono scomparsi, l'ID numero 1 e numero 3. Infatti da 5 record siamo passati praticamente a 3 record in maniera totalmente compatibile con quello che abbiamo in questo momento, ok?